Non dovevamo venire qua, ma siamo finiti qui. Adesso ci toglieranno un rene. 380 degrees. Perché dopodomani inizia il Ramadan. Ma tu quanti anni hai? Monsieur, il è una boutique per comprare. In mezzo a una miriade di gabbiani che spero che non ti rovino il mangiare dal piatto. Questo è quello che dobbiamo mangiare noi. Ti dà fastidio l'atteggiamento. Operazione mattutina, visto il danno di ieri con la perdita d'olio, vado a controllare se l'olio è a posto. Non vedo macchie sotto, quindi dovremmo essere ok. La controllatina è sempre la cosa giusta. Va bene, controllerò poi anche a caldo, così sono sicuro. Noi abbiamo circa 15 litri di olio con me e ne ho uno da 1 litro qua, che è quello che ho preso ultimamente, anche perché è più facile per me versarlo, perché da lì mi sono accorto di non avere un imbuto che comprerò. Siamo arrivati a Safi, che è la città delle ceramiche. Abbiamo parcheggiato con difficoltà in una salita e ci siamo incontrati con il presidente della cooperativa delle ceramiche. Non dovevamo venire qua, ma siamo finiti qui e quindi ora ci accompagna a vedere qualcosa. La produzione Delle ceramiche e dei vasi. You pigment natural. You broken. You small morsel. After you pour water here, you 3 days. 3 days for water. ok? After you here, after you hot here, 4 days. Yes. After you big morsel, after you work for tour. You tour, you work in tagine, plate, bowl, everything. Come you see. Praticamente triturano, lo tengono 3 giorni in acqua e dopodiché fanno questa specie di fango. Later. Later. You artist, everything for smoke, for everything. Ok. You sportive. No! Adesso ci toglieranno un rene. Beh, però ci ha chiesto se la macchina era chiusa, Infatti, perché così non la rubano gli altri, la prende lui. Ci addentriamo in questo quartiere dei vasai, che è tutto fatto in argilla. Vieni amore, ti è venuto tanto bene. Dai, piantala. Ciao Micio! Che bello che sei, con gli occhi verdi. This is the oven. Yeah, I say all. You looking for ceramic. La première fois il travaille, après pour le four, la peinture. Perché noi capitano sempre queste cose che ci infiliamo in posti dove la gente normalmente non va? You clean. Yeah. You pour water 3 days here. Yeah. After you hot here 4 days. You total 7 days. Prendi lui. After you big morsel, you work your hand. After you work tour, you work tagine. It's my father. Are your father? Yeah. Italy. Tu italiano? Yeah. Italiani? Dove? Novara, vicino Torino. Novara. Torino. Novara, Milano, Torino. Ah, vicino Torino. You work in tour. You pour glazur. I know glazur. Sì, The kaolin. The white. In white color, you see this. Pour le maillage, la première couche pour le maillage. You See? after you hot 4 days more. After you force oven for gas 380 degrees, 10 hours. After you for paint you pigment natural. I have blood cobalt, rouge tomate, saffron, henny. I know henny, yeah, liquid, all you paint. Yes. After you second glazur, after you more you had 6 days. After you second oven
10 hours, 380 degrees. You force with second. Total 20 hours for oven. It's a large process. Yeah. You now you look in for oven. You look in for paint. Facendo Un vaso. No, but This was a bowl. bowl. Yeah, for soup, for harira. You like you try, you see? No. I think I will destroy the bowl, so I come you old oven before you for Ligual eucalyptus. You now you stop in for la ville. The problem now no working. You working oven for gas. Your oven for gas 380 degrees 10 hours. Natural. This one I have white color glazur. I have different color. I have blue cobalt, red, green, Okay. all. Before oven. After you put paint. Yes. After you second glazur. After second oven. Si sta facendo vedere tutto il processo nelle varie aziende. Purtroppo questo è il lato B della medaglia, un casino di pattumiera. Yeah, cooperative. Questa è la cooperativa Avenir, producono tutto naturale, vi certificano, vi esportano in tutta Europa e garantiscono che tutti i pigmenti siano naturali. Abbiamo visto altre parti dove usavano del chimico, in questo caso no. Big design. questi sono ad altezza uomo, ragazzi. Light for eat, for decoration. You need to make this one like this, Yeah. with candle. Candle. And big cup for bagna cauda. It's typical, okay, it's fish with a lot of garlic, okay, and oil. La bagna cauda. Abbiamo avuto la possibilità di fare un giro non turistico a questo punto, all'interno realmente dove producono e non nella vietta principale, che sinceramente sarebbe stato difficile, c'era parcheggio, era pieno così di gente. Penso che questa sia veramente la parte originale che vi abbiamo fatto vedere e spero che siate contenti. E adesso proseguiamo e andiamo a Essaouira, o meglio in direzione a Essaouira. Magari ci arriviamo già oggi, non lo so, avremo circa un 120-130 km e se troviamo un posticino per fermarci magari mangiamo anche, che c'ho fame. In questo paesino dove ci siamo fermati a mangiare e mi avventuro da sola a fare un video al porto e alle barche. C'è una fortezza in fondo che protegge il porto, abbastanza spettacolare. Ci sono dei panorami in questi paesini. Buongiornissimo, buongiorno ragazzi, svegliarsi così veramente non ha prezzo. Spero che il vento, anzi adesso mi metto dietro il camper perché c'è ancora un po' di vento. Adesso Marina vi spiegherà dove andiamo, cosa facciamo, soliti non c'ho voglia.
nome, quelle cose lì, troppo difficili. Però vabbè, faccio le cose più umili, pulisco i vetri perché ieri non vedevo più. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata importante, io sono molto emozionata, come diceva Mauri vi spiego io dove andiamo. Siamo diretti a Essaouira, che è un posto super turistico. Calcolate che non è che ci piacciono troppo i posti super frequentati e molto turistici, però questo davvero è famosissimo, l'abbiamo visto in video di tantissimi viaggiatori e è un mio sogno andare lì nel porto di Essaouira a vedere il mercato del pesce, tutto un ambiente, i gabbiani con dietro queste torri, insomma aspettative molto alte. Andiamo di corsa oggi che è lunedì perché dopodomani inizia il Ramadan, quindi probabilmente saranno gli ultimi giorni in cui si potrà trovare il mercato del pesce, perché poi dovrebbe essere tutto chiuso durante il giorno. Probabilmente i pescatori pescheranno lo stesso, però non crediamo che ci sia tanto giro turistico per il pranzo, ecco, non lo sappiamo. Ah, 60. Mauri pulisce i vetri, intanto fa amicizia con uno scozzese che si è costruito una villa Qua? qui sopra la collina di Essaouira, la affitta per ritiri di yoga, ma lui vive qui. Io ho capito di yogurt. Hai già fame? Ah, bravo, ho capito anche di yogurt. Come stai, Mohammed? No, caldo no. Oggi fa freddo. Mi dai la magliettina? Grazie. Questa abbiamo, magari è un po' grande per te, però... La fratello. È nuova, Perché io l'avevo comprata per me, è piccola, perché io ciccione. Con la fratello. No, io anche ciccione. per te, però, Sì. quando cresci. Ma tu quanti anni hai? 20. 20? Sì, 20. C'hai 3 fratelli? Tu hai tre fratelli? Sì. Uno più grande e uno più piccolo? Sì, sì. Quanti anni hai più grande? I grandi 31, gli altri 18. Cos'è che tira fuori? Ah, un polpo. Il polpo è buono, però come È cazzo buono, lo ma noi cucino? non possiamo. Ah sì, la grillè, però no. Al caramello. Dove va? Se ne va l'asinello. Abbiamo regalato la maglietta a Mohammed, questo ragazzo che dice di avere 20 anni, ma sembra di averne molti meno, perché ci sta simpatico e non ha insistito per avere soldi in cambio di niente. Stava cercando di vendere dei cappellini di lana, che chiaramente noi non usiamo, ma non ha insistito per avere soldi, come tantissimi altri fanno. Anche se qua lui vedrà tantissimo turismo e sicuramente, non dico che siano ricchi, però stanno molto meglio in questi posti turistici rispetto a tanti altri paesini. Comprare cibo. Vediamo cosa ti faccio vedere. Tu portami, mica che mi perdo dentro a questo grande magazzino. Sembra la bottega che c'era nel paese di mia nonna. Fromage? Fresh fromage? No. E pan? Oui. Cosa devi ordinare? Œuf. E? Tomatis. Che si sta Pas de français. Pas de Pas de français. français. No. Parlez pas bien français? Italiano? Italiano? Ah, Sì. Tu italiano parli? Poco, poco, poco. O espagnol? En espagnol? También. Sí, sí. Ok, allora parliamo spagnolo. Ok. Œuf. Six. Qualcosa riusciamo a comprare oggi. Sai se ce l'hanno. Dai, vieni che ti porto alla bottega. Dai, cammina. Avanti, dai, sì. Avanti. Ciao Giochino. Bien, merci. Guarda sto pozzo manuale, che bello. Monsieur, il est una boutique pour comprer tomato? Ah, a Essaouira? Ah, ok, merci beaucoup. Siamo ripartiti e finalmente adesso andiamo a mangiare dell'ottimo pesce. Non vedo l'ora, tu? Una vallata di pini? Sì.
Come vedete ci sono anche altri camper, l'abbiamo infilato qui dentro con varie manovre. Il parcheggio c'è scritto che è vietato ai camper, costerebbe 2 dirham all'ora per la prima ora e poi 1 dirham all'ora, ma a noi ce ne hanno chiesti 50 perché hanno detto che è vietato, però per 50 un posto te lo trovano. Comunque c'erano tantissimi cartelli di divieto anche di accesso e di passaggio a determinate vie. Primo parcheggio che abbiamo visto in città, era vuoto, era comodo, era più lontano da qui, meno nel casino, vietato ai camper. Parliamoci chiaro, bene sì, turismi, però i camper non li vogliono. Se ti fanno parcheggiare è solo ed esclusivamente per prenderti i soldi. Esatto. Perché era 2 dirham all'ora, qualcosa del genere, noi ne abbiamo pagati 50, perché ok, 5 euro, non sto a sbattermi, li paghiamo volentieri. Però non è sbagliato, anzi, sarebbe da bloccare questa cosa e farle cagare, però. Non hai alternative. E quindi finiamo questo giro dei paesi turistici e poi andiamo in posti sconosciuti. Questa è l'entrata al porto con capitaneria, però vabbè, se sei a piedi non ti guardano neanche in faccia e andiamo a vedere se troviamo questi ristorantini che ti vendono il pesce pescato del giorno. Ristorantini. Nel 1765 il sultano Sidi Med qualcosa ha dato ordine di costruire questo porto come base navale su questa provincia che si chiamava Mogador. Infatti questo paese si chiamava Cap Mogador d'Avent, sto guardando lì perché sto leggendo il nome sulla placca. Successivamente nel 1915 hanno poi deciso di fare un porto navale normale per le imbarcazioni commerciali. Tutto attorno c'è una portazione dalle onde di circa 400 metri. E ancora ad oggi vediamo proprio le costruzioni in questo momento che si sta continuando ad ingrandire. Non più per le navi, ma per i turisti. Questa è una delle porte d'ingresso della città che era fortificata la parte del porto. Questo porto è molto famoso per i turisti perché ti cucinano il pescato del giorno. È molto spartano, ci sono 4 bancarelle con 4 sedie, tu mangi in mezzo a una miriade di gabbiani che spero che non ti rubino il mangiare dal piatto. Questa è la preoccupazione più grande di Mauri, che non gli rubino il cibo. Sì, perché sennò mi mangio anche il gabbiano. Ed è appunto particolare questa cosa, molto turistica ormai, però è così, insomma, la loro si mangia, andiamo a mangiare, andiamo a vedere. Andiamo a cercarli, dai. La particolarità di pulire in mezzo al nulla e i gabbiani che si ammazzano per poter prendere i resti della pelle, abbastanza cruento. Non so se in Italia o in Europa penso che sia permesso una cosa del genere, non tanto per dare a mangiare ai gabbiani, ma per farlo così in mezzo alla strada, che poi è pesce che vendono, quindi. Ma guarda. Cosa sono queste? Queste lunghe? Dorate, sogliole, merluzze, spigole. C'è un sacco di gente, è lunedì, deve iniziare il Ramadan, non c'è neanche tanto turismo eppure è strapieno di gente. Sì, ma c'è una grossa novità rispetto a come era prima. Prima era tutto a terra, c'erano tante bancarelle, adesso tutto attorno stanno costruendo una sorta di mercato del pesce. Tutto in cemento, stanno costruendo dappertutto. Il mare, il porto e le barche non si vedono più. Esatto. E quindi anche questo diventerà un posto super turistico. Abbiamo chiesto a una bancarella, i gamberi sono a 9 euro al chilo 9 per euro i al chilo. piccoli e quei gamberoni 20 euro al chilo, prezzi Più che in Spagna, quello che lo paghiamo noi. è veramente allucinante. Delusi più che altro perché è turistico. Ecco. Turistico ma senza gli stessi servizi. Fresco, Grazie. 1 kilo, 70, mix. Ah, 120. mix. Yeah? Sì, a me piace la dorata. Calamaro, calamarino. Praticamente ci sta facendo un mix. Io credo che sia già finché mai. Shrimp big. No. It's congelé, de l'Argentine. congelé. C'est pas ici. Ah, questo è tutto di qua? Yeah. Mazzancolle, un po' di mazzancolle queste. Ok, basta, questi sono 2 kg. Ciao, aspetta.
gris. Praticamente era 1,9 kg di pesce. Ho pagato... Donner le gris. Oui. Il y a mon frère. Il va, monsieur, Oui. ici, 100 mètres. 10 dirham. 2 dirham la gris. Ho preso appunto 1,9 kg quasi per 12 euro, un po' meno di 12 euro. Adesso ce lo sto pulendo e adesso andremo lì nella bancarella di fianco del suo amico a farlo grigliare. Quindi questo è il nostro pesce che ci sta pulendo? Sì. Chiaramente c'è chi aspettano i resti. Questo è quello che dobbiamo mangiare noi. Ragazzi, le cose rispetto ai video che avevamo visto di questa parte qua sono cambiate parecchio. Ora stanno facendo questo nuovo supermercato del pesce, nel senso che sarà un mercato generale del pesce in cemento, in tutto piastrato, un po' come questi europei. Aumentano la sicurezza alimentare? Probabilmente sì. Perdono un po' il fascino dell'antico? Sicuramente sì. Adesso ci siamo seduti in questo ristorante, fra virgolette, diciamo grigliano e vendono anche pesce. Ora il consiglio che mi sento di darvi è: andate a comprare il pesce nel porto davanti, fuori dalle mura grandi, dove ci sono varie bancarelle. Guardate e parlate con tante bancarelle, perché il primo bancarella ci ha sparato 12-13 euro al chilo ed era esagerato, parlava anche italiano molto bene, quindi abituato ai turisti. L'altro parlava più o meno francese e un po' di spagnolo e mi ha fatto un mix di pesce a 70 dirham, quindi 6 euro e qualcosa. E abbiamo preso quasi 2 kg e ce l'ha fatto pagare praticamente 11 euro. Poi dopo fatemelo grigliare, loro magari vi portano al loro amico, per carità poi fra di loro si faranno i favori, ma va bene. Nella piazza all'interno ci sono questi ristorantini tutto attorno che oltre a grigliarti il pesce te lo vendono anche e il prezzo è il doppio. Adesso noi abbiamo ordinato anche un'insalata, ci farà pagare 10-20 dirham per la grigliata, più vabbè, qualcos'altro per il bere e mangiare, ma va bene. Alcuni dei ristorantini che sono qua, i grigliatori cosiddetti seriali, dai video che avevo visto io non erano qua, erano tutti fuori dalle mura, molto più spartana la cosa, era molto più con ombrelloni, con tavolacci in legno. Non so, è un po'... sta cambiando, cavoli ragazzi, sta cambiando. Non so se è meglio prima o quello che verrà, però viviamo questo, poi magari fra qualche anno vivremo il nuovo. Ho detto questa mattina che avevo alte aspettative, avendo visto video di altri viaggiatori da tanto tempo, avevo proprio voglia di venire in questo posto, di godermi questa giornata nel porto. Sì. Merci beaucoup. Il pranzo, adesso, vabbè, lasciamo perdere la questione cibo, pranzo. Ma proprio la questione paesaggistica, io immaginavo di entrare in queste mura e di vedere i tavolini dove Sì? sì. Intanto io mangio, Immaginavo di entrare in queste mura dove dietro c'era il porto, le reti da pesca, questa miriade di gabbiani e i tavolini dove si poteva mangiare, lì, fronte porto, fronte barche, fronte mare, con le mura dietro, in mezzo ai pescatori, in mezzo ai gabbiani. E questo ora non esiste più, ma noi l'abbiamo visto in dei viaggiatori pochi mesi fa. Sì, un 6 mesi fa, Balini, senza andare a uno di quelli più famosi. Forse lui è venuto prima di Natale, sono passati 4 mesi. Adesso qua ci sono delle gettate di cemento fresche, quindi vuol dire che da 15 giorni, un mese. C'è cemento dappertutto e la vista mare, barche e porto non esiste più. Sono un po' nostalgica del passato in questo caso, che avrei voluto vedere com'era prima. Capisco che tutto cambi e tutto... Oddio, quello si sta mangiando il pesce dalla bancarella. Aspetta. Glielo giura! Monsieur, Le posso... E quindi niente, la mia considerazione è questa, di un po' di tristezza di non aver trovato l'autenticità che cercavo, forse più nei paesi che abbiamo visitato i giorni scorsi. Sì, stamattina era un paese che quel piccolo supermercato, fra virgolette, era sicuramente autentico e i prezzi bassissimi. Comunque ragazzi, questo è il turismo, quindi cerchiamo di goderci queste cose adesso e cerchiamone dei più autentiche possibili. Adesso, scusate Per dovere di cronaca, quando vi chiedono 10 dirham per grigliare, sappiate che non è vero. Noi siamo venuti
venuti con fiducia qui con il ragazzo del porto che ci ha venduto il pesce. Ci siamo seduti dove ci ha detto lui ed erano 10 dirham per grigliare. Metti anche che sono 10 dirham a persona, 10 e 10, 20. Metti anche che abbiamo ordinato un'insalata che era d'oro, cipolla e di solito costa 10 anche quella. Metti anche che abbiamo preso l'acqua, erano altri 10. Sono a 40, ok? Ci hanno chiesto 100. Gli ho dati 90 e va bene così. Andiamo, dai, ve lo sapevamo. L'avevamo già messo in conto che qui ci avrebbero in un modo o in un altro, si può dire, inculare? Diciamolo a questo Ok, ci hanno inculato. Però vabbè, ok, abbiamo risparmiato sul pesce, credo, e ci hanno fregato l'altra pancia. Vabbè, stiamo sempre parlando di 9 euro, anzi 8, che stiamo parlando, però ti dà fastidio l'atteggiamento. Adesso andiamo avanti con le nostre avventure. Avremmo potuto, diciamo, dirvi che bello, stupendo, un posto fantastico, invece no, raccontare sempre la verità sia la cosa migliore, nel bene e nel male. Qui è stato metà bene e metà male. Esatto. Comunque ragazzi, se volete venire qua, Non venite qua. no, No, ci sono... fatelo subito perché veramente sta cambiando troppo in fretta. Come vedete prima si guardavano le barche e il mare, adesso si vedono solo più costruzioni da quello mercato che stanno facendo. Occidentale, completamente turistica, bar, ristoranti, tutto perfetto, tutto pulito, tutto apparecchiato. Vabbè, giustamente chi vuole avere questo tipo di vacanza la trova sicuramente anche qua. Souvenir, quanti ne volete? Passeggiamo qua in questa splendida via del Trastevere a Roma, ma qua a fare shopping in via Condotti. È passato anche un centurione di quelli del... No, non avevano centurione, avevano un Jack Sparrow. Che cosa c'entra non si sa. Per i turisti sono cose che vanno bene, no? Sì. Ce ne andiamo delusi, raga. Allora, abbiamo visitato questa città, vorrei fare delle considerazioni finali, cercando di essere il più positivo possibile, ma mi diventa veramente difficile, perché? Non so se tu sei d'accordo con me, però è estremamente turistica, nel senso che è una città europea che per carità è bella ed è un turismo che molti cercano, c'è servizi, comfort, tutto bello, tutto pulito, tutto patinato, diciamo così. Anche le mura sono state tutte neanche ristrutturate ma rifatte, perché questi qua non sono mattoni originali, è tutto abbastanza Gardaland, passatemi questo termine. Ecco, Okay. questo penso che lo spieghi bene. Esatto. È proprio costruito per il turista. Al momento la cosa brutta è il problema paesaggistico, perché stanno costruendo tantissime cose in cemento nel Sì, porto. quindi è tutto abbastanza rovinato. Ma- Le parti nuove, o meglio già ristrutturate come queste, abbiamo i San Pietrini piuttosto che il pavé, che non è tipico arabo, io non lo so, poi sarò smentito sicuramente. Cioè vanno a snaturare un pochino quello che è la loro cultura, secondo me. Io con tanto rispetto parlo di queste cose, lo stanno, diciamo, rendendo più europeo, e questo secondo me si va a perdere un po' quello che è il fascino forse di queste culture. Detto questo, è sicuramente un gran bel posto, ci sono hotel, servizi, è sicura. Bisogna, ecco, diciamo, fare un po' attenzione ai prezzi, che sono ovviamente turistici, perché noi abbiamo visto che se vuoi con 3 euro tu mangi il pesce quanto ne vuoi, e qua invece oggi abbiamo speso un totale circa 25 euro per mangiare più o meno le stesse cose. Ma se vogliamo parlare di prezzi, quindi È la poco. questione è relativa, perché ok, il posto diventerà bellissimo perché stanno ristrutturando, però al momento è un cantiere a cielo aperto. Il prezzo speso per tutta la giornata
è per un turista medio comunque basso. Molto conveniente, assolutamente. Però non sono i prezzi che un sono i marocchino prezzi. spenderebbe. Però detto questo, in maniera positiva, venite pure a vederla, prendetela con questa filosofia di turismo, e quindi una città turistica come può essere Venezia, e divertitevi, godetevela. E quindi la prendiamo come un'altra esperienza fatta. Alla prossima! Vai! Adesso con queste belle mani sporche di olio aiuterò Marina a lavare i capelli, così diventi bella lucida. Giusto per spiegarvi che quello che dice Marina non è vero, adesso siamo partiti e andiamo in direzione SAF. Non si chiama così. Come si chiama? E da dove partiamo? Perché Vaffanculo. io ho detto anche quello, tu vuoi fare il figo? Partiamo da qui e andiamo là. Ecco. E poi la destinazione finale è? Dove ci mangia il pesce. Porca miseria, vuoi vedere che questa adesso vuole dei soldi?